I topics ti permettono di controllare il flusso della conversazione tra il tuo agente creato con Copilot Studio e l'utente finale. Infatti non è opportuno che l'AI generativa risponda sempre a tutto. Pensa ad esempio a quegli scenari in cui l'agente deve lavorare in un contesto regolamentato, o pensa alle implicazioni legali o di sicurezza nel dare una risposta incontrollata, o semplicemente immagina il caso in cui hai un tuo brand e vuoi che il tuo agente risponda parlando dei tuoi prodotti e non dei prodotti degli altri. Ecco, i topics ti permettono di gestire queste ed altre situazioni. Riprendiamo quindi l'esempio del nostro Healthcare Agent del primo video e andiamo nella sua sezione Topics e vediamo che ci sono dei topics già presenti e sono topics di sistema, cioè sono quelli che fanno funzionare l'agente, tipo l'inizio con il buongiorno, la possibilità di ottenere feedback dagli utenti, l'escalation, la gestione degli errori e così via. Possiamo aggiungere topics personalizzati, che sono quelli che utilizzeremo per creare la nostra esperienza di conversazione, e fra poco ne faremo uno. Prima però diamo uno sguardo ad uno di questi topic di sistema e prendiamo proprio l'inizio, Conversation Start, che è quello che parte automaticamente quando l'agente saluta l'utente per la prima volta, cioè il messaggio che vediamo qui sulla finestra di test sul lato destro, ok? Noterai che come punto di partenza c'è un messaggio rivolto più che altro verso il creatore dell'agente, non verso l'utente fruitore. Infatti dice: ciao, sono il bot X, come vedete c'è una variabile per indicare il nome del bot e va bene, sono un assistente virtuale e va bene, però poi dice: qualche volta uso le AI per rispondere alle tue domande. Se tu mi hai fornito un sito web durante la creazione, prova a chiedermi qualcosa riguardo quel sito. Insomma, è un messaggio di benvenuto che non ci piace così tanto. Quindi ciò che andremo a fare ora è proprio rimuovere la seconda parte del messaggio e aggiungere qualcosa del tipo posso aiutarti a rimanere in salute. Lo cambiamo qui. I can help you to stay in shape and healthy, ok? E magari ci aggiungo anche la faccina, tanto per impostare, diciamo, il mood. Testiamo adesso il nuovo messaggio. Prima ricordiamoci sempre di salvare il topic cliccando sul bottone save che vediamo qui. Adesso se faccio il refresh della finestra di test da questo bottone qui, vedremo che il messaggio di benvenuto è cambiato, c'è esattamente quello che ho scritto nel nodo messaggio. E complimenti, avete creato il vostro primo topic. Torniamo adesso al menu dei topics e creiamo il nostro topic personalizzato. Vediamo il bottone Add a Topic, possiamo crearlo da zero oppure usare Copilot per aiutarci nella creazione del topic. Usiamo questa opzione. Dobbiamo fornire un nome e una descrizione, quindi voglio creare un topic riguardo alla salute mentale, quindi mental health, lo chiamo mental health topic. Nella descrizione dovrò far capire a Copilot che cosa voglio, quindi io voglio un topic che parli di salute mentale per fasce d'età, considerando bambini, giovani, vecchi, anziani. Create me a topic related to mental health divided by age in life. Ok, gli do questa descrizione qui, clicco crea e lui adesso andrà nella sezione topic e mi creerà un topic che si chiama mental health topic. Ok, chiudiamo un attimo la finestra qui di test così abbiamo più spazio e vediamo che sono successe due cose. Vediamo il nodo iniziale, che è il nodo di trigger, cioè le condizioni che permettono al topic di essere lanciato, e noterete che qui c'è scritto triggered by agent. Significa che l'agente userà la sua AI generativa per orchestrare i topic in modo tale che saprà lui, sulla base della descrizione del topic, quando invocare quel topic sulla base delle domande che gli arriveranno dagli utenti. La seconda cosa che noteremo è che ha creato delle condizioni, cioè ha capito che a me serviva un qualcosa suddiviso per età, quindi ha messo un nodo question per chiedere l'età all'utente, metterà la risposta dentro una variabile chiamata age, poi testerà quella variabile
e sulla base delle condizioni darà, come vedete, un messaggio anziché un altro. Quindi sostanzialmente è riuscito a implementare quello che volevo, cioè sulla base dell'età della persona lui capirà se si tratta di un bambino, un giovane, un adulto o un anziano e darà risposte pertinenti per fascia d'età. Torniamo quindi al nostro topic personalizzato, vediamo come testarlo. Quindi riapriamo la finestrella di test cliccando sul bottone qui in alto a destra e facciamo una domanda pertinente del tipo talk me about my mental health, ok? A questo punto lui capisce che si sta parlando di questo topic e che cosa succede? Succede che mi chiede l'età, il nodo question nel topic, ricordate? Io ci metto la mia età e mi risponde con la frase associata alla fascia d'età che possiamo anche controllare qui, tornando in mental health topic. Vedete le lineette blu che si vedono sotto i nodi. In fase di debug lui mi fa capire il percorso che ha fatto, quindi è partito il trigger, mi ha fatto la domanda, poi è entrato nel secondo blocco, cioè dove l'età era tra 18 e 65 e mi ha risposto appunto con questo messaggio che vedete qui, che è lo stesso che troviamo nella finestra di test. Ci sono vari nodi che possiamo aggiungere in un topic, vedete laddove c'è il pulsante più posso aggiungere un nodo, ne abbiamo svariati e noterete tra questi un nodo particolare add an action che mi permette di aggiungere un'azione. Le azioni sono, come il nome stesso suggerisce, cose che la gente può fare per raggiungere il suo obiettivo. E questo è l'argomento del prossimo video.